Salve gente, ben ritrovati sul canale. Nell'ultimo video avevo parlato di che cos'è un motovlog. Ecco, in questo invece voglio parlare degli strumenti per fare il motovlog. Quello che attualmente si intende, si dice spesso il setup per il motovlog, ossia l'insieme di cose che servono per fare un motovlog. Partiamo dalla cosa basilare: per fare un motovlog ci vuole una moto, perché altrimenti faremo un altro tipo di vlog. Che moto serve per fare il motovlog? Ma direi che serve esattamente la moto che ciascuno ha e con cui intende girare e con cui poi può fare il motovlog. Passato questo primo scoglio fondamentale, andiamo agli strumenti più specifici, cioè quelli di ripresa. Siccome il motovlog è una ripresa d'azione, servono delle action cam. Ecco, io quando ho iniziato a fare i motovlog avevo scelto di usare delle action cam economiche cinesi, perché reputavo che non fosse necessario avere degli strumenti molto sofisticati. Ho fatto anche diversi video tutorial sull'uso di queste action cam economiche cinesi che adesso vediamo un po' degli spezzoni e comunque vi lascio in descrizione. Però con il passare del tempo mi sono reso conto che le action cam economiche cinesi avevano alcuni difetti fondamentali. Il primo principale difetto è la registrazione dell'audio. Passando luce e ombra come mi risolve la videocamera. Perché in un motovlog, e in un vlog in generale, cioè la cosa più importante non è tanto la qualità della ripresa, che certo ha il suo valore, ma è la qualità dell'audio registrato. Siccome un audio scadente rende il motovlog piuttosto difficile da seguire. È vero che è possibile fare una ripresa di motovlog e poi parlare successivamente, però il motovlog parlato in diretta, magari con degli inserti poi messi dopo, ha una valenza comunicativa molto superiore. E tutte tutte le action cinesi che avevo provato avevano un grosso problema nella riproduzione dell'audio. Altri problemi grosso modo non ce n'erano, perché sono quasi tutte ben stabilizzate, anche bisogna dire però che la stabilizzazione delle videocam, action cam cinesi porta un fattore di taglio di crop molto importante, per cui l'angolo di visuale diventa piuttosto ristretto. Ecco, a un certo punto io mi ero sempre rifiutato di usare le GoPro, perché le trovavo troppo care, troppo sofisticate. Poi un giorno ho visto un video, non mi ricordo di chi, che diceva che lui aveva usato una action cam molto semplice, che è questa, è la GoPro Hero 4, questa è la Silver, che ha delle buone qualità di riproduzione video, non ha la possibilità di riprodurre, cioè ha la possibilità ma è molto limitata in 4K, però in Full HD copre tutta la gamma delle possibili risoluzioni e i video che si fanno per i motovlog sono quasi tutti in Full HD. Il grosso vantaggio di questa action cam è che rispetto a GoPro più nuove, più sofisticate, è che è possibile registrare l'audio con un ingresso diretto senza mettere accrocchi particolari, perché invece quelle successive dalla Aero 5, mi sembra, sì, dall'Aero 5 in poi, hanno bisogno o di un
un adattatore che non si sa bene poi come mettere sul casco, oppure dall'Aero 8 in poi di una media mode, una gabbia in cui inserire l'action cam che le rende comunque più pesanti. Questa invece è molto leggera e io ho scelto di metterla sul casco, questo è il mio casco, vedete, con questa gabbiettina che allora adesso vediamo di metterla dentro in modo giusto. Ecco. È questa qua. Adesso sta registrando tra l'altro perché appena tocchi lei parte, per cui semmai la utilizzeremo. Ecco, sta registrando. Questo è il cavettino del microfono che inserisco in questa presa USB. Eccolo qua. Ecco, non so se riuscite a vederlo. E qui dentro, qui sotto, ho inserito il microfono. Un microfono da 10 euro, preso su Amazon. Qui ho una buona registrazione. Adesso ho interrotto perché lei stava registrando. Ecco, qui ho una buona registrazione. Quali altre sono le caratteristiche? Dunque, questa action cam non è stabilizzata, però la nostra testa è un ottimo stabilizzatore. Vi faccio vedere qui delle riprese fatte con questa macchina messa qui sul casco, in cui sono perfettamente stabilizzate. Io l'ho sistemata sul casco incollandola con una specie di plastilina qui sul frontale in modo permanente. Questa posizione è a mio avviso ottima perché è molto simile a quello che vediamo noi con i nostri occhi. In altre occasioni l'avevo messa qui di lato, come potete vedere in questo spezzone di video, in questo qui di lato, che è una buona soluzione anche questa perché coinvolge un po', perché si vede un po' il casco, dà un coinvolgimento dell'immagine. Ha però a mio avviso un grosso difetto, che se, come in questo caso sul lato sinistro, se per caso avete un buon panorama sul lato destro, cosa che nelle strade di montagna capita, cioè o destro o sinistro viceversa, il panorama non si vede, per vederlo bisogna ruotare la testa e non guardare in avanti, che non va bene. Se invece sta sul frontale con il forte angolo di ripresa che ha la GoPro non stabilizzata in super view, permette di vedere bene cosa c'è di fianco. Ecco, cosa che invece con le action cam cinesi non è possibile perché hanno un fattore di crop molto forte, per cui si vede praticamente solo davanti. Altro vantaggio della GoPro Hero 4 Silver non stabilizzata è il peso. È leggerissima, per cui pesa poco sul casco. Altra cosa non indifferente è il costo, perché una GoPro Hero 4 Silver usata in ottime condizioni si trova usata con prezzi che variano tra i 100 e i 120 euro, che sono paragonabili ai prezzi attuali di action cam cinesi di medio livello, che però hanno prestazioni inferiori, sebbene siano stabilizzate. Ecco, questo è quanto metto sul casco. Poi nel motovlog è necessario avere diversi punti di ripresa, per cui io uso anche un action cam che metto sul manubrio. Ecco, in questo caso uso una GoPro Hero 8 Black.
questa qua, che è un'ottima action cam perché ha una stabilizzazione eccezionale, delle riprese di veramente alta qualità, c'ha un fattore di crop di riduzione di circa del 10%, per cui non è importante. E allora sul manubrio metto questa e questa poi la uso se faccio delle riprese video da terra a mano, perché essendo ben stabilizzata mi permette di camminare riprendendo me, riprendendo quello che vedo in modo diciamo veramente efficiente. Questi sono i due strumenti fondamentali per la ripresa del motovlog, le action cam, che io appunto a questo punto ne ho due GoPro, una 4 e una 8 Black. Un altro strumento, cioè nel motovlog poi però bisogna anche, a mio avviso, fare delle foto quando ci si ferma, riprendere gli oggetti, le cose, i panorami, le cose che vediamo con delle foto. Questo si può fare con la GoPro stessa e la 8 fa delle buonissime foto, è possibile anche scattare in RAW, il formato che poi permette di essere elaborato, oppure un semplice cellulare, sempre naturalmente cercando di avere una buona qualità dell'immagine e una buona possibilità di elaborazione, per cui deve essere un cellulare che permette di salvare i file in RAW, oppure con una reflex. Una è quella che mi sta riprendendo in questo momento, un'altra può essere questa, che è un Canon EOS 550D, una fotocamera direi entry level, un po' basilare, però fa delle buone fotografie. L'altra che mi sta riprendendo è un 70D un pochino più evoluta. Rimane poi c'è poi un altro elemento che io uso nelle riprese di motovlog, che è un drone. Io uso questo, un drone molto basilare della DJI, che è questo, che fa delle ottime riprese, devo dire. Insomma, per quanto non lo uso tantissimo perché molto spesso non si può usarlo, molto spesso rompe un po' le scatole alle persone, per cui non lo posso usare tanto. Con questi tre elementi, che sono le action cam, che in questo caso sono due, uno strumento per fare le foto, che appunto può essere la GoPro stessa, il cellulare o una reflex, abbiamo tutti gli elementi che ci possono servire per creare il motovlog che poi deve essere in qualche modo montato, perché le varie sequenze vanno unite fra di loro con un programma di editing. Ecco, su questo io vi lascerei ad altri tutorial che si trovano in rete, che sono molto specifici sull'uso dei vari sistemi di montaggio, di editing cinematografico, da quelli più basilari economici a quelli gratuiti o economici, a quelli più sofisticati che hanno un prezzo ma con cui si ottengono risultati particolarmente buoni. Io usavo normalmente iMovie perché sta dentro nel Mac, che è il mio computer di base. Attualmente ho preso invece
un programma che non è gratuito, è a pagamento, si chiama Wondershare Filmora 11, che dà dei risultati, direi, permette dei montaggi semiprofessionali. Ha un costo che non è eccessivo, mi sembra se la licenza perpetua sia attorno ai 100 euro, una cosa così. C'è anche una forma gratuita, ma ci sono sopra delle filigrane. Ecco, questi sono gli elementi fondamentali che io utilizzo per fare un motovlog. Il discorso può essere ampliato parlando di come utilizzarli questi strumenti, cioè come praticamente fare il motovlog. Magari su questo ci sentiamo in un prossimo video. Posso fare un video dedicato parlando un po' della tecnica di ripresa necessaria per il motovlog. Un altro argomento interessante sarebbe il motovlog e la fotografia, di cui magari potremo parlare un'altra volta. Bene ragazzi, grazie di avermi seguito fino a qua, spero che questo video vi sia piaciuto, che abbia dato degli spunti interessanti. Se così vi prego di mettere un bel like, magari di iscrivervi al canale, cliccare la campanella, insomma fare tutte quelle cose che ormai sappiamo che l'algoritmo di YouTube desidera vengano fatte. In questo modo i miei video verranno promossi un pochino meglio dall'algoritmo. Bene gente, ci vediamo alle prossime. Ciao ciao!